Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovato ad un nuovo appuntamento con il mitico Carlo Baldi. Ciao Carlo! Ciao Giacomo, ciao a tutti! E ovviamente di che cosa parliamo quando c'è Carlo Baldi presente? Di World Di Superbike. MotoGP. Ah no, assolutamente sì. Superbike. Carlo, Dimmi. World Superbike 2025. Tante novità, tra cui il regolamento. Ma ci hai capito qualcosa? Cambierà veramente qualcosa le carte in tavola o no? Allora, è un discorso un po', come ti posso dire, no, non è complesso, però in pratica, contrariamente a quanto si pensava inizialmente, a quanto la Dorna e la FIM volevano fare inizialmente, verrà introdotto tramite una centralina, verrà introdotta meno benzina nel cilindro, quindi la miscela aria-benzina sarà un po' meno benzina, e questo sicuramente diminuirà leggermente o meno, ora vedremo, ma insomma a quanto dicono i tecnici non sarà tantissimo, comunque diminuirà la potenza, no, più che la potenza, l'erogazione, cioè se prima in quella curva arrivavano in quinta a 180, ora ci arrivano magari in quarta a 140, ora, perdonami l'esempio, ma insomma era per capire che, oppure ci metteranno più tempo ad arrivare alla velocità massima, insomma, quindi dovranno anche un po' sistemare il cambio, qualcosa cambierà. Però, contrariamente, come dicevo, a quanto pensava inizialmente di fare Dorna con la federazione internazionale, loro pensavano di dare valori diversi per equilibrare un po', no? Nel senso, se io do un valore un po' più alto di ingresso benzina appunto alla Yamaha, la favorirò, se al contrario magari a BMW ne do un po' meno. E invece alla fine si è deciso per un valore unico, per cui i valori in campo non dovrebbero cambiare, perché se io metto cambio per tutti allo stesso modo, alla fine rimane cambio per non cambiare, diciamo. Quindi meno, le prestazioni saranno leggermente inferiori, ma saranno uguali per tutti. Quindi questo regolamento, però, e questa è la cosa importante, al momento sembra che, allora, il regolamento prevede che per equilibrare le prestazioni delle moto non si possa più dall'anno scorso diminuire i giri motore, diminuire o aumentare i giri motore. E quindi il giochino si farà con l'ingresso o meno di benzina nel cilindro. Però sarà una cosa abbastanza limitata, cioè se domani BMW vince tutte le gare, a questo punto decideranno, così sembra, nel senso così potrebbe succedere, di inserire meno benzina, tarare la centralina in modo che la benzina sia ancora inferiore, ma potranno farlo fino a un certo punto, se no alla fine la miscela aria-benzina sarà così secca che procurerà da una parte dei possibili grippaggi, possibili rotture, e dall'altra sicuramente un eccessivo surriscaldamento. Quindi è una penalità che potrà arrivare fino a un certo punto, poi si parla di sicurezza e quindi più in là non si potrà andare. Tra le altre novità c'è la riduzione pure dei pneumatici. Sì, anche quello. Sì, sai, quando vengono ridotti i test o il numero di pneumatici, vengono ridotti un po' i costi e in teoria, anzi, magari si spera anche in pratica, diminuisce anche un po' il gap tra i privati e gli ufficiali, no? Perché è chiaro che chi ha più soldi può fare più test e utilizzare più gomme. In questo modo invece il livello è stato abbassato, scusatemi, è stato abbassato, e quindi nel senso useranno meno gomme tutti, e quindi ci sarà diciamo così, potrebbe aiutare i privati, ecco. Quindi, visto che parli di test, ma dai test è emerso qualcosa o hanno lasciato il tempo che trovano? Ma sai, i test sono sempre, cioè, sono fatti apposta per provare, no? Poi noi ci divertiamo a dire, è stato più veloce questo anziché quell'altro, e danno qualche indicazione, però sono tutti work in progress. Quello che è emerso cos'è? Sicuramente
diciamo che su 4 giornate alla fine hanno girato una giornata e mezza, perché ha piovuto a Portimao, ha piovuto e faceva freddo a Jerez, quindi insomma sono stati test un po' così. Però a Jerez, dove non c'era Toprak, Razatioglu, il più veloce è stato Bulega, ma a Portimao, appena è tornato, col dito ancora messo male, con il nuovo telaio 2025, perché non potrà utilizzare, contrariamente a quanto pensava la BMW, non potranno utilizzare il 24, quello che aveva le super concessioni. Morale, questo è salito in moto e ha fatto il miglior tempo Toprak, quindi questa la dice lunga, e se possiamo trarre qualcosa, qualche indicazione da questi test, è senza dubbio che si prevede ancora un braccio di ferro, un testa a testa fra Bulega e Toprak, diciamo. Poi chiaramente si inseriranno in molti, ma sono loro due, secondo me, che si giocheranno il titolo. Carlo, tra le novità ci sarà l'infa nuova all'interno del paddock della World Superbike. Ci dobbiamo aspettare qualcosa, principalmente dal nostro portabandiera, quindi da Jari Montella. Ma sai, il pilota della Honda, Zawi, aiutami, si chiama Zawi? Il pilota della Honda si Zaidi, chiama scusate, Zakwan Zaidi. Lui penso che sia ancora un po', insomma, gli necessiterà un po' di tempo prima di essere competitivo. Lo stesso Batin, per carità, che fa parte tra l'altro del team Moto X Racing di Sandro Carusi, team italianissimo, però è ancora un po' acerbo a mio parere, quindi dovrà lavorare in questo. Entrambi, sia Zaidi che Sofogo, dovranno lavorare molto quest'anno. Vedo un po' meglio Ryan Vickers, innanzitutto perché ne parla molto bene Lorenzo Mauri di Motocorsa, e poi perché fa parte di un team come Motocorsa che, non dimentichiamolo, ha lanciato Bassani, e insomma, per cui questo inglesino potrebbe far bene. Sono entusiasti sia lui, che addirittura sulla tuta dietro si è fatto scrivere "son contento", proprio all'altezza della schiena, cioè le prime parole italiane che ha detto, e poi ecco sì, Jari Montella, sai, lui, anche per lui la Superbike è tosta, e quindi lì ci vorrà, come l'anno scorso avevo detto per Bassani in Kawasaki, e così dico anche per Jari in Superbike con la moto di Barni. Diamogli almeno metà campionato e poi magari cominciamo a vedere un po' se è ambientato, come va. Diciamo che il potenziale c'è, ha tutto per far bene, mi aspetto che faccia molto bene, ma diamogli un po' di tempo. Tra l'altro per Barni aumenta la sfida, oltre a magari riconfermarsi Best Independent Team, anche 2 moto in pista, con Jari Montella e il nostro Danilo Petrucci, il Danilone nazionale, che quest'anno, secondo te, riuscirà a confermarsi o magari si supera e ci regala un cioccolato di quelli proprio prelibati? Sai, lui ogni anno fa meglio, Cioè, primo anno non è andato male, ha avuto un po' di problemi, e vabbè, l'anno scorso, ma non ha vinto una gara l'anno prima, 2023. 2024 ha vinto 3 gare a Cremona, vabbè, mancava Toprak, ma gli altri c'erano tutti, insomma ha fatto una prestazione record, e soprattutto è stato molto più sostanzioso, cioè molto più costante, ha dimostrato un netto progresso rispetto all'anno passato. Se tanto mi dà tanto, ora gli manca ancora l'ultimo gradino. Non mi stupirebbe se lui non vedo, essendo un privato, insomma, lo vedo un pelino sotto la coppia Toprak-Bulega, però sicuramente posso sbagliarmi prima di tutto, e poi magari invece sai, il team è quasi ufficiale, nel senso è all'altezza degli ufficiali, la moto anche, quindi perché no, potrebbe essere lui il terzo incomodo. Sicuramente farà meglio dell'anno passato, quindi mi aspetto che vinca anche più di
di 3 gare, e vediamo un po', mi aspetto comunque sicuramente un miglioramento. E visto che si parla di senior, Bautista e Rea, ultima occasione? Una bella domanda. Per Bautista io penso, però è una mia impressione personale, che possa essere l'ultimo anno, no? Nei test si è nascosto molto, ma lui non è un pilota da test. Lui nei test lavora, non guarda mai il tempo sul giro, anche al venerdì. Lui venerdì è sempre, dire indietro è un parolone, ma insomma è quinto, sesto, ottavo, no? Perché? Perché prepara la moto poi per la gara, lui lavora sulla distanza della gara. L'anno scorso è stato un anno difficile, sia per l'infortunio, sia per l'aggiunta del peso, sia perché si è ritrovato un compagno di squadra invece che andava come un missile. Quest'anno è l'anno della verità, non solo per lui stesso, ma un po' per tutti noi che lo seguiamo, perché o torna al Bautista dei 2 anni in cui vinse il mondiale, quindi comunque si inserisce di diritto nella lotta fra Bulega e Toprak per il titolo, oppure penso che sarà lui il primo a dire basta alla fine dell'anno, se dovesse fare un'annata come quella passata, che per carità piacerebbe a molti farla in quel modo, però ha commesso tanti errori. Quando finalmente ha trovato il feeling con la moto è caduto tantissimo, c'è qualcosa ancora da sistemare, vediamo se riuscirà o meno. Mentre per Johnny non sono ottimista, non per lui è sempre Johnny, non è cambiato nulla, anzi c'ha più fame di prima, visto la passata stagione. La moto, cioè la squadra dovrebbe essere migliorata, c'è un tecnico che lui conosce perché con il quale aveva già lavorato in passato, che ha preso il posto di Andrew Pitt, quindi dei miglioramenti ci sono stati. La moto ha qualche novità, è un grosso punto interrogativo. Io non mi aspetto tanto, mi aspetto meglio dell'anno passato, ma l'anno scorso ha finito 13°, aspettarsi qualcosa di meglio è il minimo, voglio dire. Però non lo vedo ancora, diciamo, da top 5, ecco, diciamo così. Poi spero assolutamente di sbagliarmi, anche perché è uno dei piloti che mi piace di più. E Iannone l'avrà finito sto apprendistato? Per forza, nel senso che l'apprendistato può durare un anno, poi se non hai appreso in un anno è meglio che cambi campionato, a parte gli scherzi. L'anno scorso il suo debutto non è stato malaccio, un po' di alti e bassi dovuti probabilmente proprio al fatto che era al debutto. Quest'anno non avrà alibi perché la moto è quella, è sempre una moto molto competitiva, seguita moltissimo non solo dal suo team, logicamente, dalle capacità dei suoi tecnici, ma seguita anche con un occhio di favore da parte della Ducati. Ormai non può più dire che non conosce le gomme, che non conosce i circuiti, che non conosce gli avversari, ora conosce tutto e tutti. Vediamo, nei test ha girato pochissimo perché a Portimao, anche se la pista era asciutta, era umida, poi si è andata asciugando, tanto che Toprak ha girato a 1 secondo dal record della pista, non è che andavano piano, ma lui ha preferito non uscire. Il giorno dopo è piovuto, per cui praticamente a Portimao non ha girato, a Jerez ha girato mezza giornata. Non so come si potrà. Abbiamo 2 giorni di test ora a Phillip Island, 2 giorni di test ufficiali, e lì potrà lavorare. Io mi aspetto un po' come Petrucci, ecco, ancora un gradino più su, ma non lo vedo ancora in grado, non lo vedo con la costanza necessaria per lottare per il titolo. Ripeto, sono mie impressioni, per cui posso assolutamente sbagliare. Un bel ritorno nei test invece è stato quello di Scott Redding, specialmente nel primo test, quando ha fatto segnare tempi interessanti.